Io sono nato a Trento nel 1914, cittadino austriaco, con ascendenti nonni che erano ufficiali dell'esercito austro-ungarico e che hanno contribuito a una sbagliata educazione mia a livello asburgico. E invece che allevare un ragazzo hanno voluto allevare non un soldato, ma un obbediente, a cui non era permesso replicare, non era permesso discutere, niente. Questa era la vecchia Austria. Mio nonno era colonnello dell'esercito austriaco. Quindi ho avuto un'educazione asburgica, mentre a me sarebbe piaciuta un'altra educazione, ma non potevo scegliere. Appena ho potuto scegliere ho svicolato. La scuola non è stata una maestra di vita, insomma, perché ero troppo indisciplinato. Oh, ma hanno sopportato. Dicevano che mi sopportavano perché ero bravo. Perché ero bravo, sì, perché ero intelligente. Allora voglio appena portarmi avanti. Ma mi hanno portato fino alla fine, però. E dopo ho proseguito per conto mio, ma quello non è stato un certo eroismo, la laurea in giurisprudenza, fatta perché volevo un titolo di studio, che mi diceva l'esperienza fino allora che un titolo di studio serve nella vita. E ora mi sono procurato questo titolo di studio che era quello che mi permetteva di fare anche la mia vita che volevo fare, cioè la vita di pilota. E ho cominciato a fare la vita di pilota e l'università. Ho finito uno e anche l'altro. Bene. Quindi è andata bene, posso essere contento. La vita di pilota poi ha tracciato tutta la mia vita futura, compresa quella attuale. Quella da pilota è cominciata con la visita nel 1934 presso l'Istituto Medico Legale di Ferrara, che allora era l'unico in Italia, perché Ferrara era la patria di Balbo. Sono andato così, senza, come si va, senza molte speranze, insomma, non aveva nessuna pratica, niente. E invece mi hanno fatto abile e arruolato. Il 1935 ho cominciato a volare e mi sono diplomato pilota nel 1935. È qualche anno fa. A Cameri. Allora era la scuola di volo per eccellenza, Cameri. Tipo d'aeroplano, dunque il primo è stato il Breda 15. Questo è stato il primo aeroplano sul quale ci hanno fatto volare. Lo chiamavamo un MAS, in dialetto dicevamo che era un MAS de ferry. Poi a un certo punto ci hanno cambiato e ci è andato il primo tipo di caproncino, di caproni che abbiamo subito chiamato caproncino. Non era quello attuale che conosciamo, perché aveva un motore da 85 cavalli e insomma era anche un po' primitivo, però una macchina che andava bene e con la quale mi sono brevettato civile, che poi ho proseguito a Malpensa. C'era il brevetto militare da fare sul BR2 e BR3. Erano apparecchi di bombardamento in dotazione all'aeronautica militare, ma erano plani che oggi fanno ridere, no? Eppure loro erano plani da bombardamento. Beh, l'addestramento era abbastanza buono, sono venuti fuori discreti piloti. L'addestramento era soprattutto come condotta del velivolo, perciò
decolli e atterraggi in serie continua e voli in formazione e pochissimi tiri di lancio perché non era un aeroplano, nonostante fosse come classificato bombardamento, faceva poco insomma come bombardamento, d'altronde aveva un motore a 700 cavalli, che per loro era un bel motore. Dopo dal BR2 sono passato al BR3 che era un po' più perfezionato. Sono stato destinato all'aeroporto di Ferrara, 14° Stormo Bombardamento Terrestre, BT. E lì c'è andato veramente un aeroplano serio, c'è andato l'81, che allora era veramente un aeroplano serio perché è un aeroplano che aveva 3824, 2400 cavalli in totale, potevo portare circa 2000 kg di bombe con 5 ore di autonomia, quindi era una bella macchina. E con quella ho fatto tutto il servizio militare, passando nelle varie due miglioramenti dell'apparecchio. Da Ferrara poi sono stato congedato sotto con l'obbligo di continuare l'allenamento, che io ho continuato l'allenamento da borghese, da civile, perché l'idea mi piaceva fare il pilota, non ho mai sposato appieno l'idea di fare il pilota, di fare il militare di professione. Quindi appena lì c'è stato un periodo un po' movimentato perché facevo l'allenamento prescritto per mantenere il brevetto militare, pagato anche per fare questo lavoro, e poi in questo periodo ho fatto anche l'abilitazione agli S73 e un altro si chiamava 75 mi pare, ma non sono sicuro. 73 sono sicuro. E hanno fatto una scelta di piloti, una decina di piloti, con i quali hanno costituito il nucleo, si chiamava il nucleo alla Littorio, cioè noi praticamente come militari siamo passati alla dipendenza della Littorio, difatti operativamente dipendevamo dal capo piloti della Littoria e per fortuna anche come paga dipendevamo dalla Littoria perché io prendevo allora 3.000 lire al mese, che erano una cifra grossa. Ci voleva tutta la buona volontà per spenderli.